Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Qui con noi una pietra miliare del motorsport italiano, Daniele Cesaretti. Daniele, figlio d'arte? Beh, diciamo non per quanto riguarda l'agonismo, per quanto riguarda la promozione dello sport motociclistico, sicuramente. Da quando sono nato che sono all'interno dei paddock tra cross e velocità, prevalentemente la velocità, però diciamo che siamo arrivati alla quarta generazione della mia famiglia che organizza eventi motociclistici, quindi, e non solo, quindi figlio d'arte, sì, dai, tra virgolette sì. Allora conosceremo meglio Daniele, presidente del Motor Club Spoleto, ma tutto questo dopo la sigla. Raccontaci un po', questo campionato va avanti da 4 generazioni praticamente, nasce con un altro nome e poi nel 2012, se non erro, diventa National Trophy. Diciamo che il National è solo l'ultima delle creature che questo club, da me ora presieduto, ha sfornato in questi 103 anni di storia. Sarebbe impossibile descrivere tutta la storia di questo club, importante, con molti successi, 6 titoli mondiali, però diciamo che abbiamo avuto sempre un occhio di riguardo per quanto riguardava la velocità in pista. Abbiamo operato sin dagli albori all'autodromo di Magione, è stato inaugurato con una gara organizzata proprio dal Motoclub Spoleto per quanto riguarda le 2 ruote. Da lì in poi, diciamo, sono stati centinaia gli eventi che abbiamo organizzato. Io fin da piccolissimo, avendo sia mio nonno, mio padre, mio zio all'interno del club, all'epoca fino agli anni 90 avevamo anche una pista di proprietà per quanto riguarda il cross, quindi giravo in passeggino dentro il paddock e da lì la passione per i motori. Ho mio padre che comunque sono circa 60 anni che gestisce un'officina, è stato parte integrante della mia vita sicuramente, non poteva essere diverso, diciamo, il mio obiettivo, la mia mission in questa terra se non quella di proseguire nell'organizzazione di eventi sportivi dedicati al motociclismo e non solo, perché comunque sia nel tempo abbiamo anche strizzato l'occhio qualche volta a delle gare di auto 4x4 off-road. Abbiamo chiuso proprio in questi giorni un accordo con un ente di promozione, vedremo quest'anno il nuovo debutto anche come organizzatori di gare per le 4 ruote su una cronoscalata. Mentre ritornando a quello lì che mi dicevi, il campionato, venivamo da un periodo che per 17 anni, 18 anni, avevamo organizzato un campionato riservato alle moto 2 tempi, 250, trofeo Wilmer Marsigli. Da lì, logicamente, l'evoluzione del motorsport metteva da una parte le moto a miscela per fare strada alle più performanti, diciamo, moto che attualmente corrono in pista e quindi ci siamo un attimino adeguati. Abbiamo fatto anche una gara, ricordo, a Magione, dove siamo stati quasi pionieri prima ancora della MotoGP che passasse dai 2 tempi ai 4 tempi. Noi l'avevamo già fatta. Al commento mi ricordo all'epoca c'era Marco Papa che era un pilota nostro iscritto, uno dei migliori piloti privati in MotoGP, e lui commentò quella gara. In quell'occasione a Magione facemmo un mix di moto a miscela 500 e moto 750, 1000, 4 tempi. Purtroppo Marco Papa, causa un incidente stradale, è venuto a mancare. Abbiamo pensato di dedicargli un campionato. Da lì nasce il National Trophy Marco Papa. Erano gli anni 90, il motociclismo era uno degli sport che aveva molto seguito in Italia, grazie anche alle partnership che avevamo con altri club, che era il Motoclub Firenze, il Motoclub Ducale Parma, il Motoclub Gentleman Roma, il Motoclub Tordi di Misano, di Cesena, insomma tutti i club della Riviera. Ognuno di noi aveva un campionato, il nostro era National Trophy Marco Papa, c'era il Premier Cup che lo gestiva la Promo Racing di Firenze, il Trofeo del Centauro, il Gentleman. Da lì c'era questo interscambio, noi organizzavamo una gara a Magione e tutti i trofei dei nostri amici club, diciamo, venivano da noi, loro organizzavano una gara a Vallelunga e noi andavamo con il nostro trofeo a Vallelunga, a Varano,
Mugello, a Misano, siamo andati avanti fino a che un giorno ci siamo trovati di fronte a un bivio, se continuare così. All'epoca c'era il presidente della federazione che era Paolo Sesti, che è scomparso da qualche anno, ci fece una proposta di andare al CIV, che in quel periodo soffriva un pochettino di mancanza di piloti. Il National Trophy vero e proprio, siamo partiti i primi anni in lista di attesa, è stato sempre un trofeo pioniere per molti aspetti, in quanto comunque avevamo un regolamento open, era studiato ad hoc per poter permettere a qualsiasi personaggio all'interno del paddock di esprimere al meglio la sua passione. Questo perché? Perché avendo un regolamento open mettevamo in gioco non solo la bravura dei piloti, ma anche la bravura dei preparatori. Altro aspetto importante che è stato il National, e comunque tuttora lo è, anche se in parte, è stato il mix di piloti che prendono parte a questa competizione. Un binomio tra piloti importanti, ex piloti mondiali, ex piloti comunque sia che al culmine della loro carriera non riescono, tra virgolette, a disintossicarsi delle gare e scelgono il National come campionato per continuare ad esprimere al meglio la loro passione. Questo ha portato anche molti giovani, ancora magari un pochettino aspri per affrontare qualche campionato blasonato o qualche campionato titolato, a venire da noi e confrontarsi comunque con i santoni del motociclismo. Vedi ultimamente Lorenzo Lanzi, ex mondiale Superbike, con passato in 250 in MotoGP, cioè, che si è confrontato con giovani come magari Giannini quest'anno, che ha vinto il National l'anno scorso ugualmente. Quindi è stato un mix che ci ha portato fortuna e comunque ha permesso a questo campionato di crescere molto. Daniele, sentendoti parlare e ascoltandoti, mi viene una domanda, mi sovviene proprio immediata. Dalle 2 tempi ai 4 tempi, è stato solo un cambio tecnico o anche umano? Ma diciamo, principalmente è stato un cambio tecnico, anche se ancora i 2 tempi, gli amanti dei 2 tempi, anch'io sono nostalgico tra l'altro di quel profumino di miscela che fuoriusciva dagli scarichi, no? E inondava di nebbia tutto il paddock, no? A volte quando c'era una partenza di tutte queste moto 2 tempi quasi non si riusciva a vedere più nulla, perché comunque c'era tanto fumo che emettevano, no? Dovuto all'olio che bruciava. Dalla parte umana sicuramente è stato un passaggio che forse andava quasi di pari passo, nel senso gli interessi sulle moto hanno iniziato a prevalere, gli interessi economici, è venuto a mancare un pochettino quello là che era lo sport puro di una volta, perché non che prima non c'era, c'era sempre l'agonismo, c'è sempre stato insomma un interesse a portare, diciamo, il miglior pilota a volte, però forse prima con 2 tempi c'era più passione, quanto erano moto molto più semplici anche da gestire, e quindi diciamo c'erano molti più team a livello familiare. Attualmente con l'evoluzione delle moto, con l'elettronica che è subentrata, è stato un mix che non tutti hanno ingegneri in casa per poter mettere su un team, quindi diciamo che sono subentrati gli interessi perché economici, in quanto un team per poter mettere a punto una moto deve comunque avere al seguito un ingegnere che è elettronico, un sospensionista, ci sono tanti pulsanti adesso su queste moto che sembrano una navicella, no? Launch control e tutto il resto, quindi per forza di causa maggiore logicamente e nostalgicamente abbiamo lasciato quello lì che era i 2 tempi per dar spazio a queste bolidi che comunque sia, prendendo una moto di serie ora, è molto più performante che una MotoGP di qualche anno fa. Mi leggo alle tue parole, hai parlato di famiglia, ad inizio trasmissione hai parlato di 4ª generazione, quindi quasi, prendiamo il termine dal mio ambito teatro, quasi figlio d'arte. Cosa rappresenta questo campionato per Daniele, non per il presidente del Motoclub Spoleto? Ma per Daniele significa molto, diciamo che il salto l'ha fatto sotto la mia presidenza, il mio impegno in questi anni è stato altissimo, abbiamo avuto molti successi, spero di continuarne ad avere, i tempi sono cambiati, le difficoltà sono aumentate,
proviamo a tenere botta, non è facile, sai che stiamo attraversando anche un periodo per quanto riguarda l'economia globale un pochettino difficile, anche in Italia. National per me attualmente è il primo pensiero al mattino quando mi sveglio e l'ultimo quando vado a dormire la sera, pur avendo comunque anche altre attività. Siamo un club che spazia molto. Nel 2024 andremo ad organizzare gli assoluti d'Italia di enduro, il campionato italiano trial indoor, il campionato europeo velocità salita. Ormai da 3 anni siamo anche i promoter per quanto riguarda il campionato italiano velocità in salita. Gestiamo il motorsport a 360 gradi, però diciamo che il National stiamo lavorando intensamente per fare una grande stagione, ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo qualche difficoltà, cerchiamo di andare avanti. Diciamo che, come sentiamo anche dai rumori di sottofondo, il lavoro all'interno del Motoclub Spoleto non si fermano mai. Ma quanto hai parlato di difficoltà, no? Hai parlato di difficoltà, quanto è difficile organizzare questi eventi, quanto è difficile trovare sponsor, quanto è importante la fiducia, per esempio, di un main sponsor come Virus Power? Ma, fortunatamente in questi anni siamo cresciuti molto, abbiamo sempre avuto una grande stima di molte aziende, non in ultimo Virus Power, un'azienda emergente nel settore dell'abbigliamento, quindi produce tute da vista, un'azienda dove hanno un'innovazione, credo che sia unica nel loro settore, cioè producono tute non in pelle. Loro hanno sposato subito la nostra causa, 2 anni che sono title sponsor del National, sono title sponsor anche del campionato italiano velocità salita, ma non sono gli unici, abbiamo tantissime aziende, da Ergal, da delle aziende agroalimentari che ci supportano durante le stagioni e durante i nostri eventi. Quest'anno avremo un grandissimo supporto da Pirelli, una delle aziende, credo sia l'azienda leader al mondo per quanto riguarda la produzione di pneumatici. Quindi ci fa molto piacere che queste aziende da anni continuano a supportarci, e ciò significa che comunque tutti gli sforzi profusi per far crescere questa disciplina hanno portato i loro risultati e li stanno portando. Quando si parla di risultati e si parla di sponsorizzazioni, immediatamente le aziende pensano ai numeri. Quanto è stato importante anche per il National uno dei piloti youtuber più famosi d'Italia? Beh, diciamo che Luca attualmente è uno dei youtuber più seguiti in Italia, o il più seguito in Italia per quanto riguarda il motociclismo, ma Luca è esordito da noi quando ancora non era un youtuber. Lui ha vinto il National Trophy 600, che era comunque, muoveva all'epoca i primi passi per quanto riguardava le sue storielle fatte nei social o quant'altro, ma quando comunque ha iniziato a correre con noi, con il nostro club, perché lui è un nostro tesserato anche, faceva la Coppa del Mondo Stock 600 e faceva il National Trophy 600 per allenamento, l'ha vinto e da lì in poi è stato un cliente affezionato. Ora credo che sia alla sua 10ª edizione, attualmente grazie anche alla sua visibilità, di conseguenza la visibilità anche per il trofeo, in quanto lui partecipa a questo campionato, quindi sulle sfide che si svolgono all'interno del National. Sicuramente è di grande aiuto, di grande impatto mediatico. Dai, siamo cresciuti insieme, il suo successo e il nostro successo comunque credo che sia andato di pari passo negli ultimi 10 anni. 2024, cosa ci aspetta? 2024 ci aspetta una nuova sfida. Usciamo da quella là che ormai era definita la comfort zone, no? Essere all'interno del cibo per tutte le gare. Molti dicevano che il successo forse era dovuto solo a quello. Ho cercato di ottimizzare al meglio il campionato. Abbiamo diviso anche le classi perché non era possibile portare avanti 2 classi contemporaneamente all'interno di contenitori che sono già saturi di altri trofei, forse anche troppi dal mio punto di vista, però ci siamo riusciti secondo me alla grande. Siamo comunque all'interno sia con la 600 sia con la classe 1000, per 3 gare siamo all'interno del campionato italiano velocità, quindi godiamo di tutto i benefit del campionato italiano velocità. Per quanto riguarda la 1000 avremo un appuntamento anche all'interno del mondiale junior a Misano, che per la prima volta l'ex CEB, campionato spagnolo, sbarca in Italia, quindi saremo partner di quell'evento con la classe 1000, e poi andiamo a ricalcare delle storiche, come ti dicevo all'inizio, gemellaggi con dei club che continuano ad operare nel mondo del motociclismo, quale il Motoclub Ducale Parma, dove alla mia richiesta di poter rifare 2 gare con loro
con entusiasmo, è stata accolta la mia richiesta, andiamo in 2 piste, la prima è Cremona, che vedrà tra l'altro anche il debutto come autodromo al Mondiale Superbike nel 2024, l'altra è Cervesina, che credo saremo noi i pionieri, i primi quasi in assoluto a calcare l'asfalto del nuovo tracciato di circa 5 km, quindi diciamo che abbiamo un campionato che snoderà il 1000, 6 gare in 6 autodromi diversi, in 6 autodromi cosiddetti lunghi. Per quanto riguarda la 600 non siamo riusciti a fare altrettanto, saremo su 5 piste diverse in 6 appuntamenti, perché avremo doppia gara a Misano, 2 volte andremo a Misano, in quanto purtroppo, come molti ben sanno, l'autodromo di Imola non ha moltissime date disponibili e quindi siamo stati costretti a scegliere se portare la 600 o la 1000, abbiamo preferito portare la 1000 ad Imola, che è una pista un pochettino particolare, serve un pochettino più di esperienza, quindi abbiamo molti più piloti con esperienza nella 1000 e quindi abbiamo optato per portare la 1000. Diciamo che è un campionato di tutto rispetto, qualcuno dei piloti mi ha chiamato, addirittura mi ha detto fatto un mondiale junior, ha detto 6 gare in 6 piste diverse, ha detto tanta roba, ha detto quasi, parliamo di un pilota che ora non corre più, ha detto quasi, mi viene voglia di rimettere, indossare il casco e tuta e venire a correre. Dopo 2 giorni mi ha richiamato, mi ha detto guarda sarò da te, faccio 3 wild card, parliamo di una persona che comunque orbita sempre nel settore delle moto, attualmente è un responsabile di un team Superbike, pilota molto, e quindi l'avremo per le gare di Cervesina e Cremona nostra compagnia, quindi dai, siamo soddisfatti. Come ripeto, è un momento di contrazione per quanto riguarda il settore velocità, nel senso che molti team fanno difficoltà, molti piloti fanno difficoltà a reperire i fondi per poter fare la stagione. Siamo arrivati a delle cifre molto importanti per poter fare un campionato anche a livello amatoriale o semi-professionistico, quindi dai, teniamo botta, teniamo botta. Daniele, io ti ringrazio immensamente per questo, spero che sia il primo appuntamento in cui ci racconti un po' il National Trophy e lo spirito che c'è dietro il National Trophy. Sai che noi durante le gare organizziamo un paddock live, siamo in diretta moltissime volte e ti invito al paddock live insieme al nostro responsabile ufficio stampa Filippo Mingardi. Penso che potremo fare una bella trasmissione là con tutti i piloti che dopo la gara salgono sul palco, intervista a caldo, facciamo un po' di show live. Grazie, gentilissimo, accetto l'invito volentieri, sarà un onore per me poter presenziare all'evento. Poi ci accordiamo per quando è possibile, visto che seguirò anche il CIB, magari vediamo se riusciamo a coincidere le date. Saremo presenti a tutte le gare del CIB, perché 3 volte siamo con la 600 e 3 volte siamo con la 1000, quindi noi all'interno del CIB comunque saremo in pianta stabile anche per quest'anno. Anche se rimanete comunque un campionato a sé. Siamo un campionato a sé, certo. Tutti i dati che uno vuole fare per l'iscrizione e tutto deve rivolgersi al Motoclub Spoleto. Esatto, nel nationaltrophy.it è il sito di riferimento, stanno già pervenendo le preiscrizioni perché abbiamo dato diritto di prelazione a tutti i piloti iscritti nella passata stagione di potersi iscrivere fino alla data simbolica del Motor Expo. Come tutti gli anni il Motor Expo è appena terminato e quindi da domani sarà possibile a tutti poter inoltrare la loro iscrizione per il 2024. Previsione, griglia, bella folta? Allora, diciamo che abbiamo una 600 dove non abbiamo nessun tipo di sbarramento, quindi è possibile poter partecipare a tutti, a prescindere dai tempi che hanno siglato, e sarà un attimo una 600 particolare nel senso che fino a un po' d'anni fa era la 600 vera e propria. Ultimamente la 600, come sai, sono subentrate le moto bicilindriche fino a 900 1000, tipo le Ducati, la Panigale, le MV 800. Noi invece manteniamo una 600 vecchio stampo, quindi sarà possibile con regolamento open partecipare, ma solo con la moto 600 di cilindrata. Per quanto riguarda la 1000 abbiamo uno sbarramento cronometrico, quindi diciamo che potranno partecipare piloti tra virgolette veloci in una quantità limitata, ne abbiamo solo 4 di posti disponibili, ma abbiamo molti giovani già che comunque contendono il titolo ai vecchi ambasciatori,
quindi diciamo tendenzialmente sarà una 1000 un pochettino più a livello amatoriale. Abbiamo già molte richieste da altri campionati, vincitori di altri campionati che hanno fatto già l'iscrizione con noi, e non solo, abbiamo anche piloti che sono ormai affezionati e quindi da anni vengono con noi e rimarranno nella nostra orbita. Quindi, se ho capito bene, praticamente lo sbarramento cronometrico che vale il tempo di Misano, però Sì. avete dei posti liberi per poter avere delle wild card o dei piloti veloci che danno Esatto. quel pepe in più al campionato e che permettono magari ai più giovani di imparare. Per continuare a mantenere quella che è la tradizione del National, cioè avere dei piloti blasonati, ex piloti mondiali, comunque sia forti, con molta esperienza, che si mixano con i giovani che cercano il salto. E avere questo mix, secondo me, è sportivamente parlando un mix vincente, in quanto i piloti con molta esperienza ti permettono di migliorare la tua guida in pista. Per me questo è comunque sia fare sport, essere al servizio di un pilota e perché no, poterlo lanciare come è stato ultimamente. Vedi Spinelli è al mondiale, ha vinto il National, vedi Giannini sarà al mondiale il prossimo anno, o dei piloti come Farinelli, ha vinto quest'anno, passerà al CIV Supersport. Siamo al servizio del motociclismo da sempre, continuiamo ad esserlo. Il prossimo anno qua, in questo periodo, a parlare del successo del National del 2024. Daniele, tra l'altro l'1:37 non è un problema che mi riguarda, perché magari ci girano 1:37, quindi vado tranquillo. Si ferma l'autogrill. È vicino all'autopista. Sì, no, Grazie, vabbè, abbiamo messo quello là come tempo di sbarramento perché comunque sia era un tempo che abbiamo visto che dovevamo andare a limitare le prime 2 file. Quest'anno abbiamo avuto la richiesta da parte di Yamaha di poter far sviluppare una moto con, inizialmente non me l'avevano detto, tra l'altro mi hanno detto ci concedi di sviluppare una moto all'interno del National, ho detto sì, poi mi sono visto per venire l'iscrizione di Cane, ho detto vabbè, stavo parlando del campione del mondo che viene tra l'altro di nuovo campione del mondo quest'anno, che ha un passo sicuramente diverso, eccessivo per quello lì che riguardava un trofeo. E lui ha capito qual era il contesto dove era, quindi ha fatto solo 3 gare, ci ha ringraziato, Yamaha che ci ha ringraziato per avergli permesso di sviluppare la moto. L'abbiamo concesso non solo a Yamaha in questi anni, abbiamo concesso lo sviluppo della Panigale 1200 che ora è al mondiale Superbike. Il debutto è stato in anteprima mondiale nel National 3 anni fa con Conforti e Goi. Abbiamo osato far girare la Suter 500 all'interno del National. Sono quelle sfide che a noi ci mettono un po' di peperoncino addosso e ci piace, e affrontiamo anche questa quest'anno, ne riparliamo poi a fine. Daniele, io ti ringrazio tantissimo per la tua gentilezza, per la tua cortesia e disponibilità. Ti invito nuovamente a Crazy Motor Life, magari verso metà stagione, così facciamo già un primo bilancio di come sta andando. È un invito reciproco, devo invitare anch'io al Paddock Live. E quindi poi sarò presente anch'io ad un vostro appuntamento e a parlare di passione, di motori, di 2 ruote e di vita. Bene, auguri per la tua trasmissione e ci vediamo in pista. Ciao. Grazie, ciao.